Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo la pasta sfoglia olandese, velocissima, senza pieghe ma con i tagli, quindi facile, intuitiva, alla portata di tutti. La preparerai sempre e visto che siamo sotto le feste natalizie, utilizziamo tantissima pasta sfoglia sia per i rustici che per le ricette dolci. Quindi vieni con me in cucina e prepariamola insieme. Per prima cosa taglio il burro freddo a dadini, questi sono 225 grammi. Per realizzare la sfoglia ti consiglio di usare un burro di qualità bavarese. Verso 250 g di farina zero all'interno della terrina. Farina zero poco proteica, questa ha 10 g di proteine. Aggiungo un pizzico di sale, di seguito il burro freddo tagliato a dadini. Come già ti ho detto sono 225 g. Lavoro burro e farina con le mani. Ottengo un composto sabbioso ma grossolano. Verso 25 g di rum oppure vodka. Servirà a rendere la sfoglia più friabile. Verso anche 75 g di acqua fredda. Lavoro il tutto con la forchetta in modo tale da far assorbire sia il rum che l'acqua. Non dovrò assolutamente lavorare l'impasto, lo mescolo e basta. Si dovrà presentare scomposto in questo modo. Lo metto su un foglio di carta forno e a questo punto lo compatto semplicemente con le mani. Dovrò formare un panetto. Lo compatto e lo presso con le mani. Ho formato un panetto, lo copro con la carta da forno e lo sistemo nel congelatore per 10 minuti oppure nel frigorifero per 20 minuti. Ho tolto il panetto dal congelatore dopo 10 minuti, adesso lo stendo col matterello. Lo sistemo sul piano di lavoro infarinato, inizio a picchiettarlo e poi lo stendo. E una volta steso non dovrò far altro che dividerlo in 4 parti, quindi niente pieghe, solo tagli. È una pasta sfoglia intuitiva e velocissima. E posso assicurarti che il risultato sarà sorprendente, sfoglia benissimo. Sovrappongo i pezzi, stendo nuovamente e taglio in 4 parti sovrapponendo. Ripeterò questa operazione perlomeno per 4 volte. Se noti che il burro si è ammorbidito, metti nel congelatore per 10 minuti e poi riprendi l'operazione.
Forma tutte le volte una sfoglia perlomeno di 25 cm di larghezza e di 30 di lunghezza. Ho sovrapposto per la seconda volta taglio e sovrappongo per la terza volta Se durante la sfogliatura il burro si ammorbidisce troppo, copri la sfoglia con la carta forno e sistemala all'interno del congelatore per 10 minuti. Poi riprendi a sfogliare. Faccio il quarto e ultimo taglio. Poi sovrappongo i pezzi. È inutile dire che più tagli andrai a fare e migliore sarà la sfogliatura. Mi raccomando, fai perlomeno un minimo di 4 tagli. Finiti i 4 tagli, posso finalmente piegare la mia sfoglia a 3. Ora la copro con carta da forno oppure con pellicola alimentare e la metto in frigorifero. Aspetto perlomeno 20 minuti, la faccio rilassare prima di utilizzarla per le preparazioni dolci o salate. Dopo il riposo in frigorifero puoi già stenderla per le tue ricette dolci o per i tuoi rustici di pasta sfoglia. Adesso la taglio, ti faccio vedere come si presenta all'interno. Guarda quanti strati di sfoglia. Sfoglia veloce, facile, intuitiva e dalla sfogliatura eccellente. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se ti piacciono le mie ricette e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie e alla prossima video ricetta. Ciao!